This is my second recording on behalf of MIRI. The following is an important documentary relevant to information privacy and security. It is from a key Italian media source called RAI. Cina, regione dello Xinjiang. Questi edifici, ripresi dal satellite, sono stati costruiti negli ultimi anni dal governo cinese. Si vedono torri di avvistamento, recinzioni, altissime mura perimetrali, stazioni di polizia. Secondo le autorità sarebbero istituti tecnici, ma una recente fuga di comunicazioni interne tra i quadri del regime ha svelato al mondo il manuale operativo per la gestione di questi campi di detenzione e il sistema di sorveglianza di massa della regione. Lo scoop è dell'ICIJ, il consorzio internazionale di giornalisti investigativi. Rivelano per la prima volta come i cosiddetti centri di formazione professionale nello Xinjiang sono fondamentalmente campi in cui fanno il lavaggio del cervello politico. Ecco nel dettaglio cosa dice il manuale operativo di questi centri. Le porte dei dormitori devono essere chiuse a doppia mandata. Controllare le attività degli studenti per prevenire le fughe durante le lezioni. Risolvere i problemi ideologici e le emozioni anormali degli studenti in ogni momento. Ci deve essere una copertura video completa dei dormitori e delle aule, senza punti ciechi, assicurando che le guardie in servizio possano monitorare in tempo reale. Per ogni persona, un file con premi e punizioni e miglioramenti nell'area dell'educazione ideologica. Rigorosa segretezza. La politica del lavoro dei centri di istruzione e formazione professionale è ad alta sensibilità. È necessario rafforzare la consapevolezza del personale di tenere il segreto e una seria disciplina politica. Sono tutte strutture in cui le persone vengono internate senza processo, senza un'accusa formale. Alla fine solo quelli il cui pensiero è stato trasformato possono essere rilasciati. Da anni la Cina accusa la minoranza musulmana dello Xinjiang di attentati. Il programma dei centri di detenzione del governo cinese sarebbe il tentativo di stroncare la minaccia. È una bugia. Il governo cinese sta cercando di nascondere la realtà e usano la scusa del terrorismo per la repressione degli uiguri. Il mio nome è il numero 3 nella lista dei terroristi, ma in tutta la mia vita non ho mai visto una pistola vera. Non ho mai visto una vera bomba. La mia bomba è solo questa penna, quella che uso per scrivere. Tolkunisa è il presidente del congresso mondiale uiguro. La madre è morta in un centro di detenzione, il fratello è stato condannato a 17 anni, vive in Germania. Le autorità tedesche temono per la sua incolumità. Se la mia organizzazione fosse un'organizzazione terroristica, sarebbe stato impossibile per me ottenere la cittadinanza tedesca. Cosa succede dentro questi impenetrabili centri di detenzione ce lo racconta una testimone che nel 2017 ha insegnato in una struttura nei pressi di Urumqi, si è rifugiata in Olanda. Ho lavorato nel campo dall'inizio di marzo alla fine di agosto del 2017. Cosa ha visto che succedeva lì dentro? Quando venivano portati fuori dalle celle, erano ammanettati ai piedi e alle mani. Dentro la cella non c'erano coperte né letti. Per dormire si stendevano per terra, direttamente sul cemento. In fondo alla classe c'erano invece delle guardie cinesi. Erano armate di pistola in classe. C'erano anche episodi di violenza fisica nei confronti di chi stava qua dentro? E nel sotterraneo dell'edificio c'era una stanza adibita per gli interrogatori e le torture. Potevo sentire le urla provenire dai piani inferiori. Lì sotto avvenivano molte torture. Ai detenuti nei campi non era permesso farsi la doccia. Dopo circa un mese la polizia ha raccolto tutti i loro vestiti nel cortile, ci ha versato sopra dell'acqua calda. Sono venuti fuori una marea di insetti mentre i poliziotti cinesi ridevano tra loro della situazione. La narrazione ufficiale del governo cinese è che non c'è alcun campo di detenzione. Ne ha scritto sul Global Times, periodico cinese, Fabio Massimo Parenti, che insegna all'Università dei Diplomatici in Cina. I suoi articoli sono spesso ripubblicati anche sul blog del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Sono centri di formazione professionale. Sono prigioni. No, non sono prigioni. Non sono prigioni perché studio. Io posso uscire da... No, ma perché dovevo fare questo percorso forzato di reintegrazione e rieducazione? Perché parlavamo di persone e famiglie ai margini, gente che era stata reclutata per fare attività
di attacco alle istituzioni in funzione anticinese. Ma secondo lei è un modello esportabile oggi, anche da noi? Io preferisco questa integrazione all'abbandono alla scampia. Questo video è stato girato con un drone a una stazione ferroviaria nello Xinjiang sud-orientale. Si tratterebbe di un gruppo di uiguri trasferito verso la prigione di Korla. Il programma di repressione nello Xinjiang ruota intorno ad un avanzato sistema di riconoscimento facciale e raccolta di dati biometrici, persino vocali, che rende possibili arresti preventivi come in un film di fantascienza, milioni di telecamere disseminate in tutto lo Xinjiang e l'intelligenza artificiale che analizza le immagini e stabilisce se sei arrabbiato, pericoloso e a quale etnia appartieni. Il principale fornitore di tecnologia del governo cinese nello Xinjiang è la Lion. Il nostro collega lì è riuscito ad incontrare i dirigenti della società fingendosi interessato a fare affari con loro. Il nostro lavoro di sicurezza in Xinjiang è la fondamentale priorità dell'intero paese. Puoi notare che ci sono telecamere a ogni angolo di strada. Potresti pensare che sia solo una camera, ma quello che non saprai mentre cammini è che registra tutte le tue informazioni e le analizza, comprese le tue espressioni facciali e il tuo comportamento. Il dirigente della Lion dice che le telecamere sono fornite dalla Hikvision, leader mondiale della sorveglianza, ma è anche una delle compagnie inserita nelle blacklist del governo americano a causa delle presunte violazioni dei diritti umani nella provincia dello Xinjiang. La società Hikvision ha una tecnologia a microvisione di cui potresti aver sentito. Ci lavorate insieme? Sì, siamo il loro più grande cliente. Siete accusati di essere il braccio tecnologico della repressione degli uiguri in Cina. Noi produciamo apparati, è come se si accusasse un produttore di armi di omicidio. In Cina, nello Xinjiang, Hikvision piazza telecamere in grado anche di riconoscere l'etnia delle persone. Questo è tutto da vedere, non lo so. Che è una roba inquietante. Ma concordo, ma non ne ho contezza, ecco, sinceramente non ne ho contezza di questa cosa. Personalmente non ne ho contezza, ecco. Un ingegnere che ha contribuito a sviluppare il sistema di sorveglianza di massa dello Xinjiang spiega come funziona la tecnologia di questa società. La specifica struttura facciale degli uiguri è stata inserita nella banca dati, quindi solo le facce degli uiguri vengono targetizzate per l'analisi. Il computer categorizza una persona come normale, preoccupante o pericolosa. Il sistema di riconoscimento facciale analizza le espressioni facciali, controlla se sei nervoso, se corri sarai considerato pericoloso. I servizi di sicurezza arresteranno il soggetto e lo manderanno in un campo di rieducazione o in una struttura detentiva. Il controllo di Hikvision è nelle mani del CTC, un'azienda dello Stato cinese che sviluppa software militari, infrastrutture di difesa, armi elettroniche. Insomma, Hikvision è nelle mani di un gigante strettamente legato all'esercito cinese. L'amministratore Chen Zhongmian è un parlamentare del Partito Comunista Cinese. È un laboratorio per uno stato di polizia avanzato, molto più sofisticato e spaventoso di quello immaginato da Orwell. L'utilizzo dei big data per rintracciare i criminali, gli algoritmi, vengono esportati anche al di fuori della Cina. In una relazione di fine 2019 il COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale che sovrintende i servizi segreti, avvertì che le aziende di Pechino potrebbero essere costrette a passare le informazioni al loro governo. Per questa ragione ne suggeriva l'esclusione dalla rete 5G italiana. Questa possibilità di rischio di flusso di dati, di informazioni, c'è sempre stato. La Huawei è cinese, la Ericsson svedese, la Nokia finlandese, la Cisco americana. Lei dice dobbiamo soltanto scegliere da che farci spiare, cinesi o americani. Noi abbiamo i cellulari, diciamo la verità agli ascoltatori, la privacy non esiste più per nessuno. Michele Geraci insegna e vive a Shanghai, soprannominato il cinese, quando era sottosegretario allo sviluppo economico nel primo governo Conte in quota Lega. È stato il regista dell'adesione italiana al memorandum della nuova Via della Seta, primo paese del G7 a farlo. Il ministro Di Maio lo mise a capo della task force sulla Cina. Era al fianco del presidente Xi Jinping durante la storica visita a Palermo, la città natale di Geraci.
cosa ha da nascondere. Allora, siamo in due mondi diversi. In Cina l'individuo conta meno della società. Da noi in Occidente l'individuo conta più dell'insieme. Non ho mai visto un documento che provi delle azioni illecite da parte di queste aziende che abbiano potuto mettere in discussione la nostra sicurezza nazionale. La Cina You know, the Bible's really clear on salvation. It's not based on how good you are. A lot of people think they're pretty good, you know, and yeah, they're going to get to heaven because they're pretty good. But the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. The Bible says, that as it is written, there is none righteous, no, not one. I'm not righteous, you're not righteous. And if it were our goodness that would get us into heaven, none of us would be going. Because the Bible even says in Revelation 21:8, it says, but the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and sorcerers, and whoremongers, and idolaters, and listen to this, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. I've lied before. Everybody's lied before. So we've all sinned, and we've done stuff worse than lying, let's face it. We all deserve hell. But the Bible says, but God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. And so Jesus Christ, because He loves us, came to this earth. The Bible says He was God manifest in the flesh. God basically took on human form. He lived a sinless life. He did not commit any sin. And of course, they beat Him and spit on Him and nailed Him to the cross. The Bible says that when He was on that cross, He Himself bare our sins in His own body on the tree. So every sin you've ever done, every sin I've ever done, it was as if Jesus had done it. He was being punished for our sins. And then, of course, they took His body when He died. They took His body and buried it in the tomb. And His soul went down to hell for 3 days and 3 nights, Acts 2:31. 3 days later, He rose again from the dead. He showed unto the disciples the holes in His hands. And the Bible's really clear that Jesus did die for everybody. It says that He died not for our sins only, but also for the sins of the whole world. But there's something that we must do to be saved. The Bible says, it has that question in Acts 16, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. And that's it. He didn't say join a church and you'll be saved, get baptized and you'll be saved, live a good life and you'll be saved, repent of all your sins and you'll be saved. No, He said believe. And even the most famous verse in the whole Bible that's written on the bottom, the reference is written on the bottom of the cup at In-N-Out Burger. It's so famous, everybody's heard of it, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And everlasting means forever. And Jesus said, I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. The Bible says in John 6:47, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. So if you believe on Jesus Christ, the Bible says you have everlasting life. You're going to live forever. You can't lose your salvation. It's eternal. It's everlasting. Once you're saved, once you believe on Him, you're saved forever. And no matter what, you can never lose your salvation. Even if I were to go out and commit some awful sin, God will punish me for it on this earth. If I went out and killed somebody today, God's going to make sure I get punished. I'm going to prison or far worse, or the death penalty. Whatever this earth punishes me, and God's going to make sure I get punished even more. But I'm not going to hell. There's nothing I can do to go to hell because I'm saved. And if I went to hell, God lied, because He promised that whoever believeth in Him has everlasting life. And He said, whosoever liveth and believeth in me shall never die. That's why there are a lot of examples of people in the Bible who did some really bad stuff, yet they made it to heaven. How? Because they were so good? No, it's because they believed on the Lord Jesus Christ. Their sins are forgiven. Other people who may have lived a better life in the world's eyes, or maybe even really they lived a better life, they don't believe in Christ. They're going to have to go to hell to be punished for their sins.